Bene, bene, ci siamo. Adobe Premiere sbarca sui nostri dispositivi iOS o iPadOS che siano. Eccolo qui, eccolo qua. Premiere! Mi dispiace per gli amici Android, ma non c'è. Per il mondo Android perlomeno non c'è ancora. Cosa abbiamo come punti di forza Premiere? Ve li dico subito prima di andare a vedere ovviamente la panoramica, che è ovviamente come si rispetta in questo canale, dedicata a tutte le applicazioni, ok, montaggio video ovviamente in questione. Diciamo il vantaggio è che è gratuita, o perlomeno è gratuita. Per la parte normale di editing video sì, ma quando ovviamente se volete utilizzare le AI ovviamente lì se paga, ok, non è gratis, quindi diffidate di chi dice che è gratuita completamente, che non lo è, lo vedremo ovviamente attraverso questa prima panoramica. La seconda cosa, che funziona anche su dispositivi obsoleti come il mio povero iPad 2017 Pro, quindi possiamo utilizzarlo anche su dispositivi meno recenti, e questo forse la fa ovviamente come dire, andare un po' più in alto delle altre applicazioni che sono riservate a sistemi più nuovi. Un'altra cosa, abbiamo il multitraccia, quindi abbiamo tracce che si possono sovrapporre, quindi quella è un'altra cosa ovviamente differente da applicazioni che tipo CapCut e diciamo dello stile, anche se ricorda un po', ok, quei diciamo quei pacchetti lì, quelle applicazioni lì. Andiamo a vedere il primo video dedicato alla panoramica e poi ci dedicheremo nel secondo e nel terzo quello che sarà il primo montaggio video con questa nuova Premiere, Adobe Premiere per iOS e iPadOS. Come buona regola andiamo innanzitutto a vedere ovviamente sull'Apple Store Premiere, ed eccolo qua, clicchiamoci sopra. Io l'ho già installato e disinstallato 100 volte, ma non ho ancora imparato. Ovviamente adesso lo vediamo un po' insieme, tranquillamente, senza problemi. Allora, innanzitutto vi voglio far notare che a quanto si dice che l'applicazione è gratuita, in effetti non lo è, ma non è che non lo è gratuita, e non so il limite, ok? Penso che sia un limite legato a tutto quello che riguarda le AI, ok? Che ha una parte dentro ovviamente di intelligenza artificiale e qualche credito gratuito, ogni tanto è gratuito, poi bisogna pagarli, quindi penso che sia il piano diciamo di questo costo è legato, penso, a ovviamente alle AI. Adesso poi bisognerà andare a vedere se ci facciamo male AI. AI ci costerà, queste AI quanto ci costerà? Allora, scaricato, andiamo ad aprire, eccolo qua, andiamo in consensi. Allora sì, qui ci dice tutto a posto, noi chiudiamo tutto perché siamo bravi e lo sappiamo già usare. Qua sopra abbiamo innanzitutto i tutorial, ok, che ci fanno ovviamente lo starting, la partenza, quindi se vogliamo possiamo dare un'occhiata. Altrimenti abbiamo tutti queste belle iconette messe qui così sparse, proprio messe così, è come dire, la cavolo, se vogliamo. Non ho ancora dato un'occhiata alle impostazioni. Cosa c'è nelle impostazioni? Nulla. C'è accedi ad Adobe, informazioni, non c'è proprio nulla. Basta, sono tutte uguali le cose. Vabbè. Qua dentro, ecco qua, vedete? Qua c'è praticamente la parte a pagamento. Innanzitutto bisogna loggarsi. Perché bisogna loggarsi? Perché se no non funge. Io mi logo con ovviamente della Apple, non funge la parte delle AI anche gratuita, perché sapete che ovviamente le AI, questi vogliono sapere tutto quello che ci ti ho dato la faccia, aspetta che io gli do la faccia. Vogliono sapere tutto quello che facciamo noi, ok? Non ha voluto, vabbè, facciamo col codice, chi se ne frega. Diciamo tutto quello che facciamo con le AI loro vogliono saperlo, quindi lo vogliono sapere, quindi è così. Vedete, qua sono i costi, però qua parla, vedete, proprio di personalizzazione con IA, quindi AI, IA, IA, IA. Quindi boh, penso che sia questo il costo, quindi l'applicazione è gratuita se non usiamo l'intelligenza artificiale.
Poi questo cos'è, questo tasto qui? Allora, questo tasto qui è aiuto, se vi fate, non so, se avete trovato in difficoltà in mezzo alla campagna potete chiedere aiuto, qua il feedback, community, eccetera, eccetera, qui, va bene, unisciti a Discord, ma noi non discordiamo niente, quindi siamo a posto. In basso c'è qualcos'altro? Sì, c'è qualcos'altro qua sotto, un più, oh, un più. Ah, un più praticamente ci fa caricare immediatamente un'immagine, un video da poter incominciare a elaborare. Ma iniziamo dalla panoramica. La panoramica è questa. Allora, nuovo da foto, quindi praticamente richiama quello che abbiamo visto prima, ok? Poi, ovviamente c'è anche nuovo da file, quindi possiamo andare anche in file e accedere, se vogliamo, a un disco esterno o a tutto quello che abbiamo su iCloud o anche quello che abbiamo in locale sull'iPad, perché no? E qua c'è nuovo progetto vuoto, che lo vediamo dopo. Qua abbiamo innanzitutto effetti audio. Che cosa sono gli effetti audio? Effetti audio? Come effetti audio? Come effetti audio? Allora, aspetta un attimo che forse ho sbagliato. Non effetti audio, sì, effetti audio. Boh, vabbè, effetti audio sono i miei, ecco, posso caricare i miei effetti audio, vabbè. Poi lo vedremo, perché poi faremo un primo montaggio, quindi lo vedremo. Effetti audio, aggiungere sottotitoli, quindi qua si parla sempre di andare a prendere un video per forza, poi li vedremo anche questi con calma. Facciamo tanti bei vidini piccoli piccoli. Generare immagini, quindi aprite qua e potete generare un'immagine e guardate qua sotto cosa c'è scritto. Abbiamo utilizza un credito, quindi in buona sostanza penso che abbiamo un credito residuo, un credito in omaggio, però non mi tolgo la sorpresa perché adesso non le facciamo in un altro video che dedichiamo alle AI, perché vorrei vedere se poi quando sciacco tutta la roba mi dice devo pagare. E ragazzi, sarà una sorpresa, sarà una bella sorpresa, magari voi lo farete già, quindi possiamo generare immagini, possiamo generare anche un video da un'immagine. Io avevo provato, vedete che vi fa caricare un video, lo avevo provato, ma diciamo che devi essere proprio, ma non a digiuno, ma stradigiuno, una cosa devi non sapere neanche aprire la fotocamera per fare quello che fa, ok? E quindi non so. Se pagare una cosa del genere non lo so, non lo so, non lo so. E qua invece espandi immagine, qua ci dà la possibilità di andare a espandere immagini e quindi sempre caricare da questo cavolo di iPhoto. Va bene, espandere l'immagine, vabbè, lo sappiamo, ormai lo fanno tutti. Bene, a questo punto diamo un'occhiata a quello che poi ci interessa di più, secondo me. Nuovo progetto, andiamo qua dentro e praticamente ci troviamo davanti proprio la schermata di un piccolo Premiere, ok? Un piccolo Premiere, diamo un'occhiata di qua, cosa c'è? Qui c'è ovviamente la solita iconetta che ci permette di condividere. Qua abbiamo invece, cos'è questo qui che non so cos'è. Ah, questo qua sì, questo qua lo sapevo. Questo ci permette di andare a cambiare il formato del video al volo. Molto carino questa cosa qua. Questa invece ci permette di andare a tutto schermo del nostro preview, ok? Vabbè, poi bisogna vedere se accetta HDMI, ma non benzo. Cosa carina che possiamo con questa freccetta andare a, ok? Delimitare quale cosa vogliamo vedere di più, se vogliamo vedere più la timeline, se vogliamo vedere più ovviamente la preview. Ecco, la timeline è una timeline a multilivello, quindi non è lineare come CapCut o certi sì che abbiamo anche i livelli, ma sono sempre nascosti dentro. Qui no, qui abbiamo praticamente una cosa, ok, a multilivello, quindi abbiamo tante tracce che possiamo sovrapporre, quindi a me piace molto, piace molto. Quindi poi qua dentro abbiamo, innanzitutto qua sotto possiamo ovviamente andare ad aggiungere un video e immagine, quindi possiamo andare ad aggiungere un video o immagine da foto, dal stock, costa, soldini, generare un'immagine, ovviamente andare a generare anche degli stickers.
qui da immagine a video, qua da file, questo è molto importante, qua vuoto. Vuoto vuol dire, vi anticipo, tanto è, sapete che poi con le manigliette possiamo ovviamente spostare tutto quanto, poi vedremo il primo montaggio. Qui l'anticipazione è questa, che vuoto possiamo ovviamente andare a fare un sostituisci, ok? Con qualsiasi cosa, e io lo sostituisco con questa signora che fa, ovviamente, si fa la barba, no, mette la crema. Questa immagine è stata generata da un prodotto vero, fatta con poi Photoroom, qua ci ha messo la modella. Ecco, vi faccio vedere questo, ok? Vedete che adesso qua, tra l'altro la cosa carina è questa, che abbiamo qui tutto, cioè i social è quello che vanno con questo formato, vedete? Beh, qua automatico vuol dire che seleziona il formato sempre dalla fonte che arriva, però qua vedete abbiamo tutti i social quello che preferiscono, è una cosa carina secondo me. Quindi mettiamo questo e lui si espande, ok, espanduto, siamo a posto. Poi andiamo qua sempre qui a vedere da file, ovviamente possiamo andare anche in file a prendere qualsiasi cosa, ok, andiamo a prendere questo. Ecco, ovviamente questo è su Claudio, quindi su iClaudio, e quindi dobbiamo, sto spiritoso oggi, non ci fate caso, su iClaudio, e dobbiamo ovviamente, ecco, possiamo anche pitch, no, dai, allora pitch, vedete, vi anticipo questo, se io prendo la signora e la metto sopra, vedete, cosa succede? Ho già due livelli, ok? Quindi abbiamo già due tracce e questo non è male. Tutti i comandi sopra li vediamo poi con calma in un altro video, ragazzi, qui si fa troppo lunga la storia. L'audio si può ovviamente andare a prendere una musica dal quello che abbiamo dentro qui, sentite qua. Ok, l'abbiamo messa, due clic, un clic, non lo so. Comunque la musica, poi andiamo a vedere dove si può prendere la musica ancora. Abbiamo sempre nello stock l'oro, no scusate, la musica questa. Questa possiamo prendere dubbing, ovviamente possiamo fare un dubbing, possiamo metterci un effetto, gli effetti sono sempre i suoi interni gratuiti, almeno credo, ok, di dire giusto, no? Ah, ecco, categorie, ma bellissimo, c'è anche la ricerca, bellissimo, oh ragazzi, molto molto bello, e si torna indietro, qui, ok, qua si è tornato indietro, poi abbiamo ancora gli effetti, ovviamente sono bene, genera effetti audio, no, questo è bellissimo. E questo estrae l'audio, ok, musica personale, la possiamo caricare forse. No, vediamo cosa possiamo fare qua. Ok, consenti. Ah, dai cloud, ma no, dai cloud, da iTunes non si prende più niente. Da iTunes non si prende più niente, dalle Apple Music, come cavolo si chiama. Da fai. Quello che mi indrippa è questo a me, effetti, no, effetti audio non l'abbiamo già visto. Quello che mi indrippa è questo invece, è proprio la possibilità di generare effetti audio. Questo bisognerà studiarlo bene e lo porterò sul canale tutto, perché poi andremo a fare un primo montaggio. Qua ci sono ovviamente i tasti undo e redo, qua ci sono il play, ecco la cosa bella che va con la tastiera, qua ci sono le stesse cose, andare indietro, avanti, tornare indietro di tutto, andare avanti ovviamente, frame per frame questo, sì, e questo step by steps. Vediamo una cosa ragazzi, se ci sono i marcatori. Allora, tasto destro non l'ho ancora fatto, qua sopra, lungo, Shakala M, niente, Shakala M no, Shakala M come Luma Fusion non li metti. Marcatori, continuiamo la nostra storia qua sotto, ovviamente abbiamo la musica e titoli e sottotitoli. I sottotitoli ovviamente dobbiamo avere un audio perché se no non viene fatto, e li proveremo con calma ragazzi quando parleremo del testo.
e qua abbiamo il testo. Ecco, il testo, quello che ha un po' diverso è da LumaFusion, forse è un po' i stili. Sono gli stili che sono qua sotto, vedete, io adesso tolgo questo, vado di nuovo sul testo che l'ha messo qua, vedete che abbiamo un'altra tracciotta del testo. Allora, qua sotto abbiamo i stili, vedete, abbiamo, vabbè, possiamo modificare e gli stili. Ecco, gli stili non sono tanti, però diciamo sono abbastanza. Poi non so se si possono fare perché ovviamente possiamo cambiare i font, possiamo cambiare ovviamente tutte le caratteristiche, il colore come al solito, no? Il layout, che il layout lo chiamano queste così per... No, gli stili non possiamo cambiarli perché i modelli sono questi e non possiamo salvarli. Ma qua c'è qualcosa, cos'è questo qua? Cos'è questo qua? Che non vedo l'effetto stereo. Vabbè, poi lo vedremo. Perché a parte che non so boh, cosa significa questo. Ah, questi qua sono con lo sfondo, questo è trasparente, questo è con lo sfondo nero, che colori ci saranno anche gli sfondi ovviamente dentro, ci saranno tutto. Colore, no, no, qua colore scemo. Sì, colore c'è non chiamato sottofondo. Ah! Il sottofondo musicale, bellissimo. Sottofondo musicale, ci sta. Ok, qui possiamo cambiare il fondo. Quindi, diciamo, gestione molto semplice, semplicissima. Ah, una cosa che volevo vedere, ovviamente l'ultima cosa, esci, non esce più? Perché non esce più? Lo sai anche dove? Vabbè, cambiamoci un colore. Magari gli fa piacere. No, non esce più. Aiuto, voglio uscire. Magari cliccando su un'altra cosa? No, non esce più. Non esce più. La X non funziona. Bene, ho dovuto chiudere il dell'aprile. Vabbè, non fa niente. Volevo farvi vedere qualcosa, ma non mi ricordo. Ah, se ci sono transition e effetti, quello ci sono. Io posso riportare giù ovviamente questa. Vedete la solita cosa. Posso andare qua e fare, boh, non so, transizioni. Adesso non vedo un bellicite. Non vedo se c'è un più. Dunque. Eccoli qua, transizioni. Non sono tantissime, non sono tantissime, sono pochissime. Però vi metto già in guardia da questa cosa. Arriveranno, sicuramente arriveranno. Quindi sono pochissime le transizioni, ma magari sai, sapete, quelli dell'Adobe ci sanno fare, quindi magari ovviamente hanno, come dire, sanno quelle che servono. E si può allungare ovviamente la durata qua, e però la cosa che non si ha ovviamente non si ha nessuna personalizzazione, diciamolo. Ci lamentavamo tanto di LumaFusion e adesso qua ridiamo come dei pazzi. Come avete visto funziona molto bene, vabbè, sull'M1 funziona molto bene, molto fluida, abbiamo il multitrack, come avete visto le tracce ovviamente multiple, e molto semplice da utilizzare, molto basica anche in certe cose, tipo dalla velocità, quindi abbiamo solamente il rallentamento e ovviamente l'accelerazione, ma non... come dire, non vi preoccupate che piano piano arriverà tutto, perché è già tutto pronto, ma ce lo daranno col contagocce, ormai si sa. Quindi ragazzi, provatela, ok, finché è gratuita tutta, provatela, e poi nei commenti aspetto ovviamente un vostro feedback e poi faremo un confronto con LumaFusion. E perché no, confrontiamole queste due applicazioni.